Oddio, quella è la faccia di una persona che ha appena speso 50 euro per giocare ad un videogioco. Niente di meno che Resident Evil 7. Ragazzi, l'ho finito. Vi dico che ho finito proprio ieri questo favoloso gioco. Io non riesco a trovare un canale gaming su YouTube che non abbia trattato Resident Evil 7. Cioè è proprio impossibile, fa conto, no? Per cui io, ragazzi, a questo punto che cosa dovrei fare? Portarvi il solito gameplay che avete già visto su tanti altri canali? No! Ma Zeb, tu lo fai in modo diverso, tu sei unico, sembra. Non me ne frega, l'avete... Sapete già come finisce, sapete ogni singola ruga del gioco. Non sto qui a fare il gameplay così però vorrei dirvi invece cosa ne penso, così almeno tagliamo la testa al toro e arriviamo subito al sodo. Allora, cominciamo col dire che a mio avviso questo Resident Evil con Resident Evil non ha quasi nulla a che fare. Certo, ci sono alcune somiglianze, tipo l'inventario ultra ristretto, poche munizioni, il fatto che devi fare miscele con le erbe e altri oggetti per ottenere le cure, quindi c'è giusto qualche piccolo meccanismo che ricorda i vecchi capitoli per console, ma per tutto il resto somiglia, almeno sotto alcuni punti di vista, ad Outlast. E questo è sì una cosa positiva, ma allo stesso tempo negativa, perché c'è chi si aspetta un gioco che è più simile ai classici, insomma. Ora non dico uguale, non dico identico tale e quale, però almeno simile, perché insomma alla fine c'è un motivo per cui i fan amano Resident Evil. Adesso, prima di passare alle critiche, vorrei elencarvi i pregi di questo gioco. Grafica, basta, perché c'è solo quello di bello, soltanto lì nulla da dire, perché ogni singola ruga è ben definita, ogni modello ha le texture, ha 10.000 texture in full HD, cioè è così pesante che gira a bassi frame perfino su una 970, un processore i7 serie 4000 e 16 GB di RAM. Cioè questo gioco osa laggare su un computer di quel calibro, ovviamente se è settato al massimo, attenzione. Quindi voglio dire, è un gioco molto pesante, però bello da vedere, quindi di conseguenza alcune cose, sono sincero, mi hanno colpito, tipo, che ne so, un esempio può essere le scolopendere sul muro, che sono veramente ben definite, gli scarafaggi, tutti questi piccoli dettagli, le ragnatele nel frigo, mentre apri il frigo nella casa disastrata, no? Vedi proprio le ragnatele che si stirano. Il problema di fondo è che hanno investito, a mio avviso, quasi tutto lì, c'è i saldi di Indica, si il paga e fruscio l'hanno messo solo da quella parte, in quella direzione. Ma è inutile che io ve lo dica, è talmente ovvio, è ovvio quanto il numero delle palle, quanto il piscio dopo la birra, lo sa anche il muro. Lo sa Dio caro anche questa manciata d'erba, che lo fanno soltanto per i soldi. E si ricade sempre sul discorso economico, perché sanno che la grafica, no, la bellezza estetica, così il trailer, tutti oddio, vedono l'animazione del protagonista e si emozionano. Poi il gioco dura quanto il meteo? 50 euro. Cioè ragazzi, è talmente dettagliata la grafica che è sprecata, perché mentre giochi, no, mentre ammazzi il mostro, scansi, schivi, raccogli la roba, non è che stai lì ad osservare ogni grinza sul pavimento, ogni ammaccatura sul muro, ogni singolo fottuto dettaglio. Non è che, cioè, magari lo fai per un certo lasso di tempo, ma non è che in ogni stanza ti metti lì, fammi guardare sto bel muro, aspetta, fammi guardare la ragnatela là nell'angolo che a me sembra ben fatta, aspetta che vado lì con la lente di ingrandimento. Cioè sì, per carità, è una cosa in più, però è veramente esagerato. Potevano allungare almeno di un po' il gameplay, cioè una cosa un attimino più bilanciata, capite? No, io voglio vendere, non me ne frega, io voglio l'euro, il soldo, il dollaro, a me me ne sbatto. Poi il prodotto finale magari si piacerà, ma io posso sempre dire che ne so, di averci provato, perché insomma, signori, arriviamo alla parte più importante, secondo me e secondo tanti, il gameplay. Il gameplay si differenzia dai classici per innanzitutto il fatto che si svolge in prima persona, stile FPS, quindi non in terza. Tutti si ricordano il primo, secondo e cioè la trilogia classica di Resident Evil, lo conoscono tutti, cioè anche il mio culo ci ha giocato, per dire, no? Quella serie di primi giochi Resident Evil si contraddistingue anche per il fatto che
sono ad azione in terza persona. Avete presente? Vi ricordate ovviamente il personaggio che si gira male, fuggire dal Nemesis lì tutto lento, fatto a cazzo, però piaceva, aveva la propria atmosfera. Giri per la stanza a frugare, intanto la telecamera fissa che ti inquadra da un angolo della stanza, no? Cioè era totalmente diverso. Quindi il gameplay invece ora è in prima persona, così, coltellino, pistola, lanciafiamme, più in là nel gioco una mitragliatrice, il fucile, mine di prossimità, neanche pochissime armi. E niente, devi andare in giro per la casa a trovare munizioni, oggetti che ti aiutano ad andare avanti, la classica chiavetta, scheda elettronica, robe per sbloccare varie porte. Il problema qual è di questo fottuto gameplay? Adesso sia chiaro, chi ha già giocato al gioco, chi l'ha finito lo sa bene, ma chi non lo sa, cosa vi aspetta? Cosa vi aspetta? Cioè io ancora ad ora non me ne capacito. Sono riusciti a creare un Resident Evil senza zombie. Senza zombie. Ma cos'è un cesso senza buco? Vi spiego meglio. Non è che i nemici non ci sono. Il problema è che non sono zombie, sono tipo degli omini fatti di melma che vanno in giro così. C'è tipo quello più grasso, quello più magro che raspano, però non sono degli zombie a tutti gli effetti. Chi si ricorda i classici sa bene anche la trama, no? Il fatto che si diffonde questo virus e le persone si tramutano un po' in zombie che sembrano dei tifosi così, io la partita così. Ecco, non ha nulla a che fare con tutto ciò. Invece i nemici sono appunto questi uomo melma in giro, e in più ci sono i membri di questa famiglia infettati che però non sono degli zombie, di quelli rincitrulliti, ma sono più che altro degli impossessati che ti vogliono uccidere a tutti i costi, no? E parlano pure, quindi molto diversi rispetto ai classici zombie che tutti noi conosciamo bene. E anche sotto questo punto di vista il gioco si scosta dall'originale. Ci sono alcuni boss fight durante il percorso del gioco, quindi insomma solite cose. È un gameplay, non dico brutto, però è un gameplay meh, così della serie, vabbè, ci può stare, non è qualcosa di cui ci ricorderemo tra un anno o due, però pessimo non è, certo che insomma, così. La parte esilarante però è la trama. Oddio, la trama, spoiler alert, se non vuoi sapere come il gioco va a finire, allora levati dalle palle, vai a guardare un altro video, perché adesso sto per raccontare tutto. La trama di Resident Evil 7 è qualcosa che a me proprio ha strappato un sorriso, perché non ha un fottuto senso. Cioè, forse sono io che sono stupido, non ci arrivo, sono mentalmente limitato sotto qualche punto di vista, non so. Allora, il protagonista prima del 7 appunto è sconosciuto. Cioè, tu sei questo, un tizio che si avvicina a questa casa dove sta la famiglia, quella impazzita, impossessata. Allora, tu sei in questa casa per ritrovare tua moglie e salvarla, soltanto che scopri che è stata infettata da questo virus che la rende pazza, che ti vuole ammazzare. Infatti ad un certo punto la si affronta anche come boss ad inizio gioco circa, quindi tu sei lì per lei. Insomma, adesso riassumendo proprio così, no? Ad un certo punto della trama il tuo compito è trovare l'antidoto per salvare tua moglie, no? E verso la fine il gioco ti dà una scelta. Ve lo dico proprio brevemente per farvi capire giusto la cosa assurda. Alla fine recuperi 2 antidoti, però di cui uno lo consumi per sconfiggere un boss, no? Ad un certo punto il gioco ti fa scegliere se salvare tua moglie con l'antidoto, con la siringa, oppure un'altra tizia che fino ad allora ti aveva aiutato con la tua missione, no? Che ti chiama al telefono, fai questo, fai quello. Quindi tu hai una scelta, o salvi lei o tua moglie. Premettendo che tu sei lì per tua moglie, già è una scelta impensabile salvare l'altra tizia. Cioè, che cazzo la salvo a fare? Sono lì per mia moglie, che faccio? Salvo quell'altra, cioè sarebbe la stronzi. Comunque il problema non è tanto questo, ma il fatto che se qualora decidi di salvare l'altra tizia, finisce che la moglie rimane in questa casa schifosa, malefica, e te ne scappi col gommone insieme a questa qui, ma muore subito dopo. Cioè è lì seduta davanti a te, ad un certo punto si pietrifica e si sbriciola tutta. Cioè la salvi per poi farla morire pochi secondi dopo. Non ha un fottuto senso. Nella fase successiva di gioco tua moglie ricompare dal nulla e vuole pure salvarti. Cioè, dopo che è stata abbandonata da te, cosa fa? Decide di aiutarti. Questo perché? Perché ad un certo punto questa bambina ti intrappola in un bozzolo di melma tipo, no? E tua moglie, giochi nei panni della moglie
E la moglie, nonostante la decisione, decide comunque di volerlo salvare. Cioè non ha senso. L'unica differenza è che ad un certo punto, dopo averti salvato, la moglie comincia a trasformarsi, impazzisce perché ancora, non so, c'ha il virus addosso e tenta di ucciderti. A quel punto la devi far fuori per progredire con il gioco. Funziona così. Quindi l'unica differenza è che muore, la devi ammazzare. Quindi in pratica, se scegli il finale cattivo, muoiono entrambi, sia sta tizia che tua moglie. No, non ha senso. Mentre il finale buono sarebbe che scegli tua moglie e te ne scappi con lei. In quel caso lei si salva. In quel caso, quando viene a salvarti dal bozzolo, riesce a controllarsi, riesce a ribellarsi al controllo mentale di Ivy, la bambina, e ti fa scappare. Sì, l'ho spiegato malissimo, ma se volete vederlo andateci a giocare, che fate prima. Cioè io ci sono rimasto male, perché arrivi lì con la siringa, no, l'antidoto, volevi Sazzi cazzi tua, io mi salvo quest'altro. Ragazzi, a me perlomeno risulta alquanto forzato, tirando le somme. Cosa ne penso di Resident Evil 7? È un gioco che non è di certo un disastro, ma non è neppure un capolavoro, anzi è lontano dall'esserlo. Perché da una parte abbiamo un gioco ben curato, con una bella grafica eccetera, però che dura pochissimo e che ha una trama veramente proprio marrone. Io personalmente gli darei non più di un 6 su 10, se vogliamo essere proprio gentili. Ad ogni modo, fatemi sapere nei commenti se nonostante tutto volete per forza un mio gameplay sul gioco, magari a difficoltà massima. Noi ci becchiamo come sempre al prossimo video.